è vero, no? Perché la vita è bella. E veniamo alla casa del Signore perché il cuore lo ha cambiato. Perché prima eravamo, come abbiamo letto il libro dei Proverbi, e l'uomo che non conosce a Dio è stolto, è storpe. Ma quando veniamo al piede del Signore, le cose sono diverse, perché sta dicendo il Signore, tu voglio seguirmi, deve cambiare. E per quello siamo qui, perché io voglio essere salvato. Voi vogliamo essere salvati, vero? Allora dobbiamo cambiare, siamo una nuova creatura. Benvenuti alla casa del Signore, a ognuno di voi. Ringraziamo la vostra presenza. Continuiamo a pregare perché i nostri fratelli, uno stanno in vacanza, che il Signore lo custodisce dovunque vada. E diamo grazie, fratelli, salutate uno all'altro, benvenuti alla casa del Signore. Dale un sorriso, il sorriso colino, il sorriso della pace che veramente Cristo nos dà. Benvenuto alla casa del Signore. Siamo contenti perché il Signore nos ha dato vita. E quanto si hanno andato a dormire e non si è svegliato mai più. Los che hanno andato con Cristo, gloria sia al Signore. Los che si hanno addormentato senza Cristo. È per quello che la parola il Signore sta usando ognuno di noi perché svegli di questo sogno profondo. Perché dice il Signore che quando tu non conosci a Dio, siamo morti nello spirito. La parola morto è per le persone che non conoscono a Cristo. Vuol dire che muore in corpo e anima. Ma quando è venuto Cristo a parlare la nostra vita, il Signore vuole salvare che tutti, la sua creazione, sia salvata. Ma non tutti vogliono obbedire. Ma non tutti vogliono sentire la correzione che abbiamo visto, no? Perché il Signore corrige. È certo che nessuna correzione è di gozo, no? Tristezza, perché quando il papà nos dà duro, sentimos y nos retorcemos, ma in la mente, ¿qué dirás tú, no? Il papà è cattivo, è così, e tante cose, no? Ma adesso che veniamo al Signore, perdonaci per le parole che non hanno uscito dalla tua bocca, ma nella mente tu l'hai pensato, vero? No? Perché se ti stanno frustrando, tu stai arrabbiato con tuo papà o con tua mamma, no? Che cosa sta dicendo nella tua mente? Ma il Signore lo conosce, perciò che dice chiedere perdono, per quello che il Signore è venuto qui a darnos grazia, a darnos vita e vita in abbondanza. Vogliamo sentire la parola del Signore. Oggi il Signore parla, il messaggio di oggi è Dio chiama unità al suo popolo. Il messaggio di oggi è Dio chiama unità al suo popolo. Qual è il popolo del Signore? Siete voi, siamo noi. Ma più uniti, più forza. Perché il Signore parla? Perché stiamo vivendo l'ultimo tempo che il che rimane dietro o da solo, lì l'enemico viene. Perché nessuna persona può stare da solo. Perché se non sei con Cristo, sei con il demoni. Allora noi, prima, senza conoscere a Cristo, a chi apparteniamo? Al mondo. Ma adesso che siamo riscattati dal mondo, perciò che il Signore dice, io non prego, Gesù dice, io non prego per il mondo, io prego per lo che tu mi hai dato, che sta nel mondo, siete voi, fratelli. E ringraziamo. Il messaggio di oggi è, Dio chiama unità al suo popolo. Noi siamo il suo popolo. Apriamo la nostra Bibbia, fratelli, nel libro di Giovanni, il libro di Juan, capitolo 17, versetto 19 al 23. Libro di Giovanni, capitolo 17, versetto 19 hasta il versetto 23.
Mettiamoci in piedi per rispetto alla parola del nostro Dio, che la possiamo leggere nel nome del Padre, Figlio e del suo Santo Spirito. E dico così: per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te. Anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato a loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io in loro, tu in me, affinché siamo perfetti nella unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Preghiamo, fratelli. Padre, ti ringraziamo per questa giornata. Ti ringraziamo per questa mattina. Tu stai parlando a noi, stai parlando al tuo popolo. Spirito Santo di Dio, ti ringraziamo in questa mattina. Gesù, primamente ti chiediamo perdono, perché tu conosci tutto il pensiero di ognuno del tuo popolo. E siamo qui, Signore. Tu stai parlando che tutto il suo popolo sia in unità, in un solo pensiero, perché Gesù sta tornando. E il Signore vuole che siamo tutti uniti, perché uniti siamo più che vincitori. Dobbiamo pensare, non fa niente la nazione, non fa niente la pelle, non fa niente l'altezza, la grandezza. Il Signore disse che tutti siamo uno in Cristo Gesù. Grazie per la tua parola, Signore. Grazie perché tu nos dai la pace. Grazie perché tu nos dai la forza. Grazie che nel momento della difficoltà tu sei con noi. Nel momento del pericolo tu sei con noi. Nel momento dell'angoscia tu sei con noi. Nel momento della desesperazione, nel momento della depressione, tu stai vicino a noi. E grazie, benedice il tuo popolo, benedice questa città, benedice questa nazione, benedice tutta la terra che credono in te, oh mio Dio. Tu stai chiamando a unità al suo popolo. E grazie, Padre. E questa parola si estende e si espande per tutta la terra. Grazie per questo mezzo che possiamo sentire, possiamo vedere che tu sei il nostro Re, perché tu sei l'unico. È l'unico. Senza la tua presenza non possiamo andare a nessuna parte, Signore. Se la tua presenza non va con me, io non posso camminare, perché tu conosci la via perfetta, e tu conosci il pericolo, e tu conosci dove devo fermarmi, e quando devo camminare, e quando devo avanzare. Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, benedice questa parola. Sei tu, Signore, scudrignando ogni giorno nella nostra vita. Ti ringraziamo, Padre. Ogni cosa, ogni spirito contrario, nel nome di Gesù, manda via, perché tu sei il poderoso di Israele. Togli ogni distrazione, togli ogni pensiero, ma soltanto dobbiamo stare concentrati nella tua parola. Ti ringraziamo, Padre, Figlio e Santo Spirito. Amen e amen. Gloria sia al Signore. Accomodate, fratelli. Prendete la tua sedia. Dille che sta vicino a te, siamo attenti a ascoltare la parola di Dio. Perché siamo il suo popolo. E il Signore sta chiamando alla unità. I bambini, qualcuno può radunarsi, va bene, perché la nostra sorella che sta incargata dei bambini torna domani. È stata una settimana di
di vacanza, di feria, e grazie ai fratelli che stanno in vacanza. E così ognuno di noi il Signore benedice perché ha creato cosa bella. Con questo caldo hermoso piace stare come un pesce dentro dell'acqua. Diamo grazie, fratelli. Allora il messaggio di oggi qual è? Dio chiama unità al suo popolo. Bene, fratelli, abbiamo letto che Dio sta dicendo che dobbiamo stare uniti. Qual è il proposito della unità che Gesù dice? Che è uno del principio spirituale di gran importanza del regno di Dio. Diceva questo messaggio alla città, alla famiglia, alla Chiesa, alle nazioni. Se una nazione sta bene, perché invece quando non stanno d'accordo con il governo, che fa la nazione? Iniziano a alzarsi, iniziano a fare manifestazione, perché non stanno d'accordo. Quando Gesù Cristo è venuto a predicare il Vangelo, iniziarono a manifestarsi. Perché? Perché non stavano d'accordo, perché Gesù stava dicendo la verità. Allora, uno se sublevaron, otros se levantaron, otros se manifestaban, otros credevano, otros no. Era una confusione. Ma Cristo sta chiamando alla unità perché Cristo stava dicendo la verità. Ma non tutti erano d'accordo. Ma quando la nazione, la famiglia, la città sta in unità, tutto è bene, vero? Ma quando non stanno d'accordo, iniziano il problema, iniziano a litigare, iniziano a dividere, iniziano a allontanare. Hai tanti problemi. Ma Cristo disse: venite uniti, possiamo andare avanti, uniti, troviamo la vera pace. E in che momento stiamo oggi? C'è rivoluzione. Si sente notizia di qua, si sente di qua, si sente di qua. Non hai un accordo. La unità è il testimonio alla presenza di Dio nella vita del credente. Noi crediamo nella parola che Lui dice, vero? Tu obbedisci alla parola del Signore? Abbiamo letto il libro del Proverbio che dice la correzione, quando il Signore ti corregge per il bene. Però noi quando siamo giovani o il nostro genitore pensiamo che noi abbiamo il diritto, abbiamo la ragione, vero? E il padre o la madre dice no, non è così, tu stai vivendo in un tempo già della vecchiaia, adesso una nuova generazione. È per quello che il nostro padre nos corregge, che la nuova generazione ogni giorno si corrompe, è più libera. Ma dice il Signore, los che sono veramente della promessa, dovunque nazione che tu vada, tu non perderai il diritto di seguire a Gesù. Quanto siamo in questa nazione? Quasi tutti. Ma tu hai perso il diritto del cammino del Signore? No, perché tu lo sai, si perde questa via, stiamo perdendo anche il nostro diritto di salvezza. Beati voi che non siete contaminati. E andiamo avanti. Questa è la preghiera che fece Gesù al Padre più del 2022 anni. Fa ancora è stata esaudita la preghiera. Purtroppo il cristianesimo è diviso in tante denominazioni. Una escissione, separazione, divisione.
Eppure Gesù ha pregato per questo che non accadesse. In realtà questa preghiera è stata esaudita, anche se ancora non la vediamo realizzata, ma già il Signore ha pregato per te e per me. È per questo che sta dicendo il versetto 20. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Chi porta questo messaggio? Già il primo messaggio che ha dato Gesù è stato 2022 anni. Chi hasta oggi questo messaggio lo ha portato a te? Come è arrivato questo messaggio all'orecchio tuo? Per mezzo della testimonianza di persona. In questa generazione siamo noi. Allora noi siamo il portatore del messaggio di salvezza. Così come tu hai sentito la parola di Dio, allora noi dobbiamo espandere agli altri. Perciò che sta dicendo qui, il versetto 20, non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Per mezzo, perché tu sei un evangelista, tu sei un missionario, tu porta il messaggio della parola. Quando tu vada alla metro, quando tu stai nel lavoro, quando stai in casa, vicino a casa, tu porta un messaggio della parola, vero? Grazie. E questo messaggio non cade a terra, questo messaggio porta benedizione. Non dipende da te, dipende del Signore che convince, è lo Spirito Santo di Dio. Perché quando Gesù diceva ai suoi discepoli, se tu mi vedi, a me sta guardando al Padre. Perché il figlio si riflessa per il Padre. Il Padre per mezzo del suo figlio. E il figlio sta in mezzo a noi. Tu con lo Spirito Santo di Dio espande il Vangelo di Cristo. Perché lo Spirito Santo è in noi. E questo è lo importante nella nostra vita. Perché Gesù stava dicendo, quando è venuto a predicare, venite e io vi darò riposo. Venite a me, tutti quelli che stanno stanchi, tutti quelli che stanno cansati. Io vi darò riposo. Ma la gente, non tutti credevano in Gesù. E ha iniziato la gente a avere confusione, a dividirsi. Uno con il mondo, altro con il nostro Salvatore. Grazie che tu hai scelto la meglio parte, la della salvazione. Ma non è facile perché tu da un momento all'altro conosci a Cristo, sta dicendo tu sei una nuova creatura. Lasciare tutta la vecchia vita, l'abitudine, ma con Cristo tutto è possibile. Anche non è subito, dipende, il Signore lavora di diversa maniera. Ti cambia subito o piano piano inizia a cambiare la tua vita. Perché Gesù diceva, venite a me voi tutti che siete affaticati. Oppressi e io vi darò riposo. Perché sa che il che viene a Cristo, le cose sono diverse. Perché se apriamo nostra Bibbia nel libro di Matteo, capitolo 11, versetto 28 al 29, iniziamo a vedere che Gesù sta parlando ai suoi discepoli, a tutti quelli che vogliono seguire. Il versetto 28, dice, venite a me, voi tutti che siete affaticati
e oppressi e io vi darò riposo. Fratelli, Gesù stava dicendo la verità. E in quel momento che Gesù stava dando il messaggio, uno credevano, altri dicevano, e chi è questo che venga a dire questo? Con che autorità mi va a dare riposo a me? Ma fratelli, perciò che il che testimonia di Cristo lo dice con garanzia, perché il Signore mi ha fatto riposare veramente quando era oppresso, quando era depresso, quando era incatenato del problema. E è vero, perciò che la salvezza entra per lo che tu ascolta, non per lo che vede. Perché io ho venuto al piede del Signore perché ho sentito che predicavano Gesù Cristo è il meglio avvocato, Gesù Cristo è il medico per eccellenza, Gesù Cristo è il giudice perfetto, è quello che ho bisogno. E mi ha avvicinato e adesso continuo a predicare il Vangelo di Cristo, perché tutta l'oppressione, tutto il problema, Lui mi ha aiutato. Perciò sto dicendo, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò. È vero, e ha soluzionato il problema. L'altro versetto dice, prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto, che altro? Umile di cuore, e voi vi troverete riposo. Per seguire a Gesù, che sta dicendo? Che dobbiamo essere manso, che altro? È lì, fratelli, perciò che sta dicendo il che ha questo, siete uniti un popolo. Perché se tu vuoi unirti, ma il tuo cuore non è cambiato, difficile, sempre avrà rivoluzione, sempre avrà problema, sempre avrà difficoltà, perché tu la pensi di una maniera, ma no, come dice il Signore. E perciò che sta dicendo la unità nella famiglia, la unità nella città, en la unidad en la Chiesa, la unità en la nazione. Perché il presidente, il vicepresidente, il congresso stanno d'accordo, lavora bene la nazione. Ma quando non è d'accordo c'è problema, c'è difficoltà. Tu senti la notizia, l'uno sta d'accordo, no, l'altro voglio rinunziare. C'è un caos perché non hai un accordo, non hai una unità. E per quello che viene, grazie sorella, questo caldo bellissimo. Fratelli, per quello che Gesù chiama a unità, perché questo è avvenuto quando Gesù è venuto a predicare la parola di Dio. E quando ha visto il miracolo, la gente diceva, però questo non è il figlio del falegname. E di dove viene questa forza? E chi è lui? Ma beati a voi e beati a tutti quelli che non l'abbiamo visto, abbiamo creduto. Ma lo che lo hanno visto non hanno creduto. Ma iniziano che cosa? A murmurare di Gesù. Este non è il falegname. Sì. Su madre Maria, sì. Su padre Giuseppe, è il stesso. Come mai? Non le davano valore chi era Gesù. Guardavano il miracolo che facevano, si arrabbiavano. Perché Gesù apostolo facevano in un giorno di riposo che era sabato. Ma loro conoscevano la parola di Dio. Ma perché non credevano in Gesù? E per quello che dice il Signore, ha misericordia, perciò che sta dicendo nel libro di Giovanni 17, il capitolo e 20, sta dicendo, non prego soltanto, guarda, per il suo popolo, sino per quelli che credono.
Perché ogni giorno, fratelli, il messaggio che tu lo dai, quante persone che stanno nell'oscurità viene al piede del Signore. E per quello che sta dicendo non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo delle loro parole. Il 21 dice che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te. Anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Perché la gente non le credevano, fratelli. Chi sei tu? O se tu parla, Cristo fa, tu eres un santolón, dice, tu. No, noi non siamo nulla, noi siamo suoi discepoli. Crediamo in sua parola, ma lui fa il cambiamento. Noi soltanto diamo la parola, perché lo Spirito di Dio è in te. Perché il che non ha lo Spirito Santo di Dio, come può dar la parola? Perché prima il tuo cuore deve credere. E star sicuro di lo che sta dicendo. Avere una garanzia perché tu hai vissuto la parola. Dobbiamo vivere questa parola. E dirle, e io ti garantisco che Gesù Cristo ha fatto grandi miracoli nella nostra vita, perché io ero oppresso, era opprimito, ma Cristo ha detto venite a me e io vi darò riposo. È vero, non che c'è il problema, non c'è, il problema non c'è, ma abbiamo uno che sta accanto di noi e nos libera di ogni cosa. Quanto miracolo ha fatto il Signore in te quando tu prega? Tante, vero? Il 22 dice, io ho dato la loro gloria che tu hai dato a me affinché siano uno, come noi siamo uno. Il 23, e io in loro e tu in me affinché siano perfetti in che cosa? È la unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che a me che li ami come hai amato me. Quando tu stai dando il messaggio della salvezza è perché il Signore ti ha inviato a te. Però il mondo dice, tu chi sei? Io sono il figlio di Dio. E io lo so perché lo Spirito Santo è in me. Perché Lui mi ha amato prima e il Signore ti ama. Così come sei. Soltanto tu devi credere, aver fede. E la fede fa fluire la bontà e la benedizione del nostro Dio. Perciò che il Signore sta chiamando all'unità. Dile al vicino che sta a te o dietro di te, siamo più uniti, Cristo sta tornando. Non possiamo andare da solo, uniti. Guarda che il leone ha visto quando il leone è nella selva, il leone sta cazzando così la sua preda, sta cercando. Perché il leone non entra quando viene in gruppo? Perché sa che il leone perde. Lui è pensante, guarda il che sta ultimo, il che sta stanco, non voglio seguire il gruppo, lì viene, lo cerca e lo attrappa. Quel momento non hai nessuno che lo difenda, perché? Perché il gruppo sta più avanti. Quando lo vogliono tornare a vedere e l'animale grida, però è troppo tardi, quando tornano a vedere, già è ferito o è morto. Ma il Signore sta dicendo, mentre siamo più uniti, l'enemico non può entrare, perché il cerco è chiuso, non può entrare. Ma come entra l'enemico? Quando tu non stai nella unità, sta dietro, viene, ti attrappa l'enemico. Quello che sta dicendo il Signore, venite. Il versetto 9, e guarda lo che dice, che lui non prega per il mondo. Perché il Signore? Perché Gesù già è venuto.
ma non tutti hanno creduto. Guarda lo che dice, leggiamolo insieme, 1, 2, 3, capitolo 17, versetto 9. Che dice Gesù? Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. Oh, gloria a Dio. Guarda, siamo il suo popolo. Allora noi è che dobbiamo pregare per il mondo. Noi dobbiamo predicare per il mondo, perché Dio, Gesù sta predicando per te e per me. Sta predicando, dice, io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E l'altro versetto. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Nel suo popolo. E l'altro versetto. Io non sono più nel mondo. Guarda, già Gesù non è nel mondo perché lui è andato al Padre. Ma essi sono, ma chi? Quali sono essi? Siamo noi. Ma essi sono nel mondo. Io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome. E quelli che tu mi hai dati affinché siano uno come noi. Fratelli, Dio prega per noi perché siamo qua. Ma poi dice, non lo toglie dal mondo, ma preservalo dal male, perché ogni giorno il maligno sta rodeando per farti cadere. Perché, guarda lo che dice il versetto 14. Io ho dato a loro la tua parola. A chi ha dato Gesù? Gloria a Dio, a noi. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo le... E perciò che quando è venuto a predicare il Vangelo iniziarono a dividere chi è questo. Questo succede anche alla famiglia. Uno che conosce a Cristo, chi è questo? Tu hai venuto a cambiare. Noi siamo così, così io devo morire. Ma ti fanno la guerra in casa tua. Fa la guerra in nazione, quello. Perché non stanno d'accordo. E sta dicendo, io ho dato loro la tua parola e il mondo le ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Continuiamo a leggere l'altro versetto. Non prego, guarda lo che sta dicendo, che bello messaggio, non prego che tu le tolga dal mondo, ma che tu le preservi. Si dà conta, noi siamo qua nel mondo, ma non apparteniamo al mondo. Ma Cristo sta pregando che il maligno non ti tocchi, perché vendrà ogni giorno a darti fastidio. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Noi veramente siamo un popolo separati. E l'altro versetto, santificali nella verità. La tua parola è verità. E il Signore lo santifica ogni giorno con la verità. E questa è la verità. E la verità ti farò libero. Al versetto 18. Come tu mi hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Ma quanto tempo Gesù ha stato qui in terra? Ha stato poco tempo. E ha predicato soltanto 3 anni. E gli è bastato 3 anni, ha scelto un popolo suo, ha scelto 12 discepoli e questa parola è stata predicata e continua hasta oggi per mezzo di generazione in generazione a tutti quelli che credono. Grazie che tu e io abbiamo creduto nel Signore e perciò siamo qui, perché sappiamo che Lui preserva, prega per noi e nos liberano del pericolo del maligno ogni giorno, fratelli. Ogni giorno. Il versetto 24. Il versetto 24 dice, Padre, io voglio che dove sono io siano con me
anche quelli che tu... A quale che il Signore le ha dato? E guarda, perciò Lui sta pregando per noi, perché tu sei sigillato con il potere dello Spirito Santo, ma Satana ti segue a noi per distruggere, ma abbiamo un poderoso di Israele, fratelli, che sta lavorando con noi. Perciò che dice, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vediano la mia gloria che tu mi hai data, perché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Continuiamo a leggere l'altro versetto, dice, Padre è giusto, e il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Noi siamo veramente sicuri che Cristo è che ha venuto a darnos questa salvezza. E perciò che tu devi credere ogni giorno più forte che prima. Il versetto 26. E dice, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché, che cosa? L'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Ese amore deve avere in te e in me, perciò che sta dicendo siate uniti, perché se non c'è l'amore è difficile, fratelli. È quello che c'è il problema, c'è contese, c'è discussione, c'è divisione, perché non crede. Perché succede questa persona? Perché non hanno conosciuto a Dio. Qual è la volontà di Dio? Ti ricorda che il primo versetto, quando ha detto Gesù, venite a me, tutti quelli che stanno oppressi? E che cosa ha detto poi l'altro versetto? Io sono manso e umile. La umiltà fa la unità. Perché tu hai cambiato del cuore. E qui vediamo che la unità è importante nella nostra vita. E che succede, fratelli, quando diciamo che siamo credenti, però non abbiamo conosciuto o non vogliamo accettare la correzione del nostro Dio? Non stiamo camminando bene e iniziamo a rattristare lo Spirito Santo. E stiamo in pericolo che lo Spirito Santo si allontani, si spegne dalla nostra vita. Ma come tu lo sai quando lo Spirito Santo non è dentro della tua vita? Perché quando tu fai cosa che non è conveniente allo Spirito Santo di Dio, tu non senti nulla. Ma quando tu senti che tu hai fatto un errore, lo Spirito Santo viene a tua vita e ti martella, guarda lo che ha fatto. Lo Spirito Santo sta lì. Ma quando non sente nulla, si è allontanato. Perciò che sta dicendo non rattristare lo Spirito Santo. Efesini 4:30. Efesini 4:30. Lo abbiamo? Amen. Che dice Efesini 4:30? Chi lo legge? Y no cumplisteis al Espíritu Santo. No, perdón. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. E mire lo che sta dicendo, non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati, che cosa? Suggellati per il giorno della redenzione. C'è un seggio che tu non lo vedi. E questo seggio è separato dal mondo. Siamo nel mondo, perciò che sta dicendo, io non sto chiedendo che lo toglie dal mondo, ma lascialo lì. Ma io prego perché il maligno non lo tocchi, perché sappiamo che viene ogni giorno a toccarti perché tu sei sigillato.
Quando viene questo sigillo? Sorella, quando viene questo sigillo? Quando è arrivato questo sigillo? Chi me lo dice? È quando sei battezzato. Quando sei battezzato, sei sigillato con il potere dello Spirito Santo. E lì inizia il momento di aprire i nostri occhi, camminare, perché nel momento che tu sei sigillato, vieni a tormentarti l'enemico notte e giorno. Ma che dice il Signore? Questo libro non si separa di te, leggelo notte e giorno. Satana non va a vacanza? Non va a vacanza, vero? E se in vacanza lì sta, non descansa. Ma noi invece, nella vacanza, siamo distratti. E lì è il pericolo. Quello è il che lui lavora per entrare. Perciò sta dicendo non rattristare lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Come lo dice in spagnolo, guardi. Facciamolo in spagnolo, grazie. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día. Si vede, tú tienes un sello. Tu non lo vedi, ma l'enemico lo vede da lontano, lo vede. E questo è un figlio di Dio. Lo attormenta, lo fa cadere. Perciò che dice, resiste al diavolo. Quando? Quando tu nombras a Cristo, Signore, aiutami di questa tentazione. Viene il Signore e fugge dalla tua mente. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 19. E guarda che abbiamo visto non rattristare. Qua andiamo a vedere che non spegnete, che non si spegne la luce di Cristo. 5, 19 al 22. Guarda lo che sta dicendo qua. Prima abbiamo visto non rattristare lo Spirito Santo, vero? Ma qua sta dicendo, che cosa dice qua? Non spegnete, che non si spegne la tua lampada. Perché se spegne la tua lampada, lo Spirito Santo non è in te. Il peccato non vede l'errore, il peccato te cubre gli occhi e non ti lascia vedere, pensa che tutto sta bene. Perché non ti sta guidando già lo Spirito Santo, sino è lo spirito dell'errore. E sta dicendo, non disprezzate le profezie, è l'altro versetto, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Dille che sta vicino a te, ritiene il bene. Tu sei sigillato. Tu sei separato un popolo di Dio, perciò che dobbiamo stare uniti. E mentre siamo uniti, più forti siamo. Cristo sta tornando, tu lo credi, fratelli? Cristo sta tornando. E lui disse, non spegnete lo Spirito Santo e non rattristare lo Spirito Santo, perché tu e io siamo seggiati con queste. E questo è il segno che ti vede, che tu sei un popolo separato. E per quello che Satana vede queste ogni giorno. Ma quando tu vedi, viene a visitarti, vede che tu stai occupato, stai leggendo la parola di Dio, sta lodando, non posso fare nada, si scappa, va a un'altra. Poi in questo momento di Sandra, vedi? Sandra está cantando, está recordando de los tiempos pasados, las canciones de Giacomonti, de tante cose. Ay, hay un spazio, viene, entra. È così. Voy a visitar a Cecilia y te va a recordar los tiempos, cuando ella todavía no era cristiana. È lì. Y si te encuentra vuota, lì entra. Pero si te encuentra gozando en el Señor, escapa, no va. En este momento me voy donde Paula, a ver cómo está Paula.
Ma Paola sta lodando la sangre di Cristo, tiene potere, se va. No, non le piace. Me voy un ratito de Rosa a ver qué dice Rosa. Y Rosa dice, yo llegaré. Cantando, yo llegaré. Oh, no puedo. Me voy una paseadita por donde Alejandro a ver qué pasa. Si vede come lui attua. Perché? Perché tu hai il sello. E quello ti prova ogni giorno. Ogni giorno. Ma damos gracias que el Señor, perciò que dice que el tiempo siempre se ha ocupado en Cristo Gesù. E quando è che entra di più? È il momento di vacanza. Un relax, me voy a dimenticar de tutto, voy a prendere il sole. Y el occhio sta guardando tante cose, no? E comienza la distrazione. Perciò che dice cura le tue mani e il tu, perché il piede che tu vedi vuoi a guardare e cade, è astuto Satana. Ma se tu inizi a lodare lì, perciò che dice vence, resiste e l'enemico fuggirà di te. Te lo dico, fratelli, perché è vero. A me mi viene a ricordare sempre con le canzoni, perché io cantava. Ti ricorda Osvaldo quando cantava? Sì, ti ricorda tanto. Sì. E se tu le dai ascolto, continua e perde il tempo e ti hai dimenticato della parola di Dio. Ma lì uno dice nel nome di Gesù, non sono adesso già del mondo, sono un popolo separato per Cristo. E comienza tu a lodare, se ti scappa la mente, perché lì vieni a attaccare la mente. Il capitolo 17, versetto 1. Perciò che Gesù Cristo prega per noi. E che dice il versetto 1? Gesù le dice queste cose. Poi alzate l'occhio al cielo e dice, Padre, la ora è venuto, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te. Già che le hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu hai dati. Qui vediamo, fratelli, che grande cosa il Signore ha fatto a tutti quelli che credono. Perché il versetto 3 dice, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Perché quando Gesù Cristo ha iniziato a parlare, a dare il messaggio, iniziarono a arrabbiarsi, non star d'accordo con Gesù. E hanno fatto tutto per farlo morire. Hanno messo anche falsi testimoni e la gente le ha creduto al mondo che è il proprio Salvatore. Beati voi che abbiamo creduto in Gesù. Perciò che sta dicendo, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e con lui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora, oh Padre, glorifica me tu presso di te della gloria che avevo preso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome e gli uomini che tu mi hai dati dal mondo erano tuoi e tu me li hai dati e essi hanno osservato la tua parola. E diamo grazia, fratelli, diamo grazia che questa parola vive dentro e questa parola continua a vivere in noi hasta l'ultimo giorno che Cristo venga. Resiste. E diamo grazia, fratelli, per questa parola.
E tu credi, fratelli? E quán grande sono la sua misericordia. Però lì aveva uno che ha diviso il gruppo. E leggiamo il versetto 12. Il versetto 12 che dice: mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse compiuta. Qual era? Qual è il figlio della perdizione? Qual era? Di che sta parlando Gesù qui? Di Giuda. Perché leggiamolo un'altra volta il versetto 12. Dice: mentre io era con loro, io le conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Chi vediamo, fratelli? Chi è questo traditore? Romani 9, 22. Qui vediamo, fratelli, già tutto sta scritto, che dice che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei bassi di ira preparati per la perdizione. Guarda che il Signore ha misericordia ancora. Il Signore aveva misericordia di questo figlio della perdizione. Ma che succede? L'orgoglio è più forte che chiedere perdono. E per quello, guarda lo che sta dicendo, che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande che cosa? Pazienza dei vasi di ira preparati per la perdizione. E ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparate per la sua gloria. Fratelli, noi siamo vaso di terra. È lì nel vaso di terra che sta nascosto l'oro prezioso che è la nostra salvezza. Perché sempre io faccio un esempio, ci sono vaso di oro, vaso di argento, vaso di bronzo e vaso di barro, e l'occhio a quale attira di più? All'oro, a lo che brilla, no? E al vaso di barro nessuno le toma in conta. Ma lì sta il tesoro prezioso. Perché? Perché lo che brilla rimane qua in terra e lo che non brilla permanece per sempre nella gloria di Dio. E ese sei tu, siamo noi, diamo gloria al Signore. E quello siamo vaso di terra. È quello che sta dicendo. Dio non è che attira cosa bella, perché c'è due vie, la via della salvezza e la via della perdizione. La via della perdizione attira cosa bella, è lusso, ma le cose del Signore non attira niente. Una via con pietra, monte, il di acá una via pavimentata con luce, globo, musica che chiama l'attenzione, attira, vero, no? Ma l'altra, ma lì sta la salvezza. È questa che perdura per sempre. E noi stiamo andando prima per la via
perdizione perché acchiama la vista. Lo bello attrae, vero? Ma l'altra non attira niente. Ma quella è la salvezza. Tu sei vaso di terra perché lì sta nascosto. È l'oro prezioso. Mettiti in piedi, fratelli. Stiamo quasi per finire e diamo grazie a nostro Dio perché Dio è veramente grande in misericordia. Perché abbiamo letto che non rattristare lo Spirito Santo di Dio e non fa spegnere la luce dello Spirito Santo di Dio, perché se si spegne siamo veramente persi. Ma il Signore sta dicendo: io prego per quello che tu mi diste nel mondo, ma sta dicendo non lo toglie dal mondo, ma preservale del maligno. Ma è la parola di Dio, quando l'enemico venga a darti fastidio, tu dile che il Signore te riprenda. È scritto sta, sirve soltanto a Dio, perché la sangue di Gesù Cristo mi ha lavato, mi ha purificato e l'enemico fugge perché non le piace, perché con questa sangue ti ha purificato, ti ha lavato e ti ha diventato essere un popolo unito per sempre, perché così Cristo sta tornando e non voglio che nessuno perisca, ma che tu e io inizi a pregare per altri che non conoscano a Cristo e vengano alla salvezza. Padre, te damos gracias. Grazie per il tuo popolo, Signore. Grazie per il messaggio che tu hai dato oggi, la unità del tuo popolo. Perché mentre rimane sempre uniti, l'enemico non potrà entrare. Ma dobbiamo stare sempre pregando, ayunando, glorificando, alabando il suo nome per la salvezza che nos ha dato, e benedice tutta la famiglia, e benedice tutta la nazione, e benedice il quartiere, la città, il paese dove siamo. Signore, grazie per la tua parola, grazie perché tu nos dai un risveglio alla nostra vita, e benedice il tuo popolo che non è qui, ma benedicelo dove si trovi, perché tu lo sai, Signore. Non permette che la sua fiamma si spegne, ma che sua lampada stia piena di olio fresco. Che questa parola che tu hai dato oggi, in questa mattina, serve per ognuno di noi per rafforzare la nostra vita. Grazie per ogni famiglia che è qui, grazie per ogni bambino che è qui, grazie per ogni giovane che è qui, perché la sangue di Cristo ti ha lavato. E ti damos gracias, Padre. Tu sei lo stesso. Oh, preghiamo per la Chiesa, preghiamo per nostra missionaria. Signore, tu hai fatto grande opera nel suo ginocchio per la nostra missionaria Euripide. Signore, ti ringraziamo per la sua vita. Oh, grazie, Padre, che sto operando con loro. Loro hanno aperto questa missione. E benedice il pastore Guido. E benedice la nostra missionaria che sta recuperandosi qui a Milano, Signore. Mette la tua mano potente, Signore. E benedice a nostra famiglia che qui è il popolo tuo, Signore. E benedice la famiglia tua, Padre. E tu nos preserva del maligno. E benedice a ognuno di voi. E benedice, Signore, ti chiedo grandemente. Grazie perché tu stai dando benedizione al Vallina, Signore. Grazie, Padre, benedice la sua vita e che ti conosca di più. E che quando conosciamo il più del Signore, nessuno potrà toccarti, perché tu c'è la potenza, perché tu sei sigillato con il potere dello Spirito Santo, perché la sangue di Gesù ti ha lavato. Oh Signore, preservalo del maligno, proteggenos, Signore. Grazie per la pace che tu nos dai, grazie per la vita che tu nos dai, grazie perché siamo veramente figli di Dio e l'amore che sopravvunde sopra la vostra vita. E questa allegria, e questa pace che rimane per sempre, perché unito siamo più che vincitori. Cristo sta tornando e benedicelo, Signore, grandemente.
Te damos gracias, gloria al Padre, il Figlio e su Santo Spirito. Lodiamo al Signore con cantici di gioia, Signore. Oh Santo di Israele, tu eres lo stesso di oggi e per lo siglo. Lancerò Grazie, Signore. nelle sue mani. Ci sono tante cose Oh, gloria, che devono che essere cambiate nelle tue mani. Saremo restaurato. Scenderò A casa del vassaio mi lancerò nelle sue mani. Ci sono tante cose che devono essere cambiate nelle tue mani. Sarò restaurato. Oh gloria, siamo restaurati nelle tue mani, Gesù. Benedice a tuo popolo, Fai un grazie. vaso nuovo. Tu non fai un vaso nuovo, Un vaso nuovo. tu hai cambiato la nostra vita. Un vaso nuovo. Ti ringraziamo, mio Dio. Vaso d'onore Onore. e non di disonore. Oh gloria, Un vaso nuovo siamo un vaso nobile. per la tua lode. Grazie Padre. Un vaso di onore e non di disonore. Un vaso nobile per la tua lode, Signore. Oh, grazie Padre, perché tu nos hai onorato, Signore. Non meritavamo quello, ma per la tua misericordia siamo qui per lodare e glorificare il tuo nome, Signore. Siamo vaso di onore